Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. In questa breve premessa voglio andarvi a parlare del mio videocorso per cercatori d'oro moderni. Vi avverto subito che la durata di queste video lezioni varierà tra i 10 minuti e i 30 minuti. Consiglio visione a coloro i quali volessero approfondire le loro conoscenze in merito alla presenza dell'oro in Italia, dai depositi primari, cioè dove si forma l'oro in montagna, fino a dove si trova all'interno di fiumi, e soprattutto parlerò anche delle tecniche e delle migliori modalità di prospezione e coltivazione. Ogni diapositiva sarà trattata un paio di minuti e soprattutto fanno riferimento al mio libro Oro e Prospezione, nel momento in cui voi vogliate avere un sussidio fisico con cui seguire queste video lezioni. Queste video lezioni sono state fatte in modo tale che vengono più che altro ascoltate. Sono, diciamo, degli audiolibri piuttosto che delle vere e proprie video lezioni, come avete già potuto notare sul mio canale. E quindi io vi consiglio soprattutto di ascoltarle, tutte quelle nozioni che potrebbero essere utili nella vostra vita di ricerca. Quindi vi auguro buona visione e ci vediamo alla video lezione. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Matteo Berto, sono un cercatore d'oro moderno e oggi vi insegnerò come cercare le vostre pepite e pagliuzze d'oro nei torrenti italiani. Allora, prima di tutto dovete sapere che in Italia c'è oro. È abbondante, ovviamente ha delle dimensioni che vanno dal molto fine, si parla di mezzo millimetro, addirittura quasi non sono visibili, talmente pulviscolare, fino a trovare delle pepite. Le pepite principalmente sono diffuse lungo i rii in montagna, vicino ai giacimenti auriferi, dove le vene vengono naturalmente a giorno, vengono erose nell'arco di migliaia e milioni di anni e i sedimenti rimangono auriferi, si concentra l'oro è inattaccabile, inalterabile tendenzialmente, e andrà quindi di pari passo a essere ritrovato all'interno dei rii, che semplicemente questi rii raggruppano le acque provenienti dai versanti dove affiorano i depositi auriferi. Lungo questi rii io spesso mi avventuro con il metal detector o con altre tecniche che andremo a parlarne, si possono trovare delle pepite d'oro. Tendenzialmente però l'oro che troverete avrà un'altra dimensione. Iniziamo questo viaggio all'interno di questo fantastico mondo. Io quando vado su un rio sono molto interessato alle sabbie pesanti, sono molto interessato ai minerali contenuti all'interno di queste sabbie e soprattutto alle rocce, perché negli ambienti montani l'oro deriva dalle rocce. E le rocce dove potreste ritrovarle? Sia sugli affioramenti, sui versanti, logicamente, ma soprattutto nei fiumi, perché i fiumi raggruppano tutte le rocce che arrivano dai versanti delle valli, dove magari affiorano le vene aurifere, voi non le vedete, direttamente non sapete dove siano, però il fiume nei migliaia di anni ha concentrato le rocce provenienti anche da quelle vene aurifere. Per darvi un po' un'idea di cosa dovreste cercare all'interno di rii, logicamente in questi campioni raramente vedrete la plaga d'oro o il pezzettino d'oro affiorare, sono casi molto rari, ok? Però vi dà un'idea che quel fiume potrebbe avere del contenuto aurifero, perché queste rocce andandosi a disgregare potrebbero liberare l'oro presente nei sedimenti circostanti. Di cosa parliamo? Parliamo di rocce che tendenzialmente sono logicamente un pochino arrotondate, perché troverete nei fiumi, tanto vi avvicinerete agli affioramenti e tanto queste presenteranno degli angoli vivi. Ma quali minerali all'interno dovreste cercare? Principalmente i solfuri. I solfuri sono dei minerali ricchi di zolfo, tendenzialmente c'è un po' di ferro, potrebbero contenere all'interno anche dell'oro, in minima parte. Invece i campioni più rinomati avranno l'oro libero all'interno del quarzo. Il quarzo è un minerale molto duro, lo scalfite semplicemente con la punta di un martello e il quarzo riga il vetro, se volete riconoscerlo. E inoltre potrebbe anche graffiarvi, potreste anche proprio tagliarvi perché è molto tagliente. I solfuri invece sono questi minerali che hanno un aspetto, diciamo, circa cubico, però hanno più che altro un colore rossiccio, perché si alterano molto facilmente, specialmente quando c'è un clima umido come il nostro. Man mano che il ciottolo viaggia all'interno del fiume tende a arrotondarsi, però presenta ancora, diciamo, la sua paragenesi minerale, cioè i minerali di cui la vena era composta. Le vene aurifere, dovete capire che all'interno possono esserci veramente un'infinità di minerali differenti, come andremo a vedere grazie alle diapositive. Però alcuni minerali dovreste tenerli un po' più d'occhio. Tendenzialmente vedete tanto quarzo, un po' di carbonato. Il carbonato reagisce all'acido cloridrico se versaste una gocciolina sopra.
Ci può anche essere della turmalina nel caso delle vene nella mia area, nel pinerolese, il che è un buon indicatore perché vuol dire che in quei fluidi c'era del boro. E inoltre può esserci della clorite per esempio, ma soprattutto dovreste cercare i solfuri. Una volta che le vene vengono a giorno, come si dice, cioè affiorano, i solfuri tendono ad alterarsi molto velocemente. I prodotti che voi vedrete all'affioramento saranno circa questi: delle rocce porose, molto rossicce, molto pesanti. Sono tendenzialmente composte oramai da idrossidi, ossidi di ferro. Vedete, la pirite tende a ossidarsi molto in fretta, mentre l'oro invece tende a concentrarsi, non viene ossidato né facilmente lisciviato. Poi andremo in futuro a vedere tutta una questione riguardo le teorie batteriche, ma adesso prendete questo come fosse un mantra: l'oro tende a conservarsi nell'ambiente, altrimenti non lo trovereste. Invece, allontanandoci dall'affioramento, vedete come questa roccia ha tutte delle porzioni vuote. Queste porzioni vuote una volta c'erano dei solfuri. Questi sono stati alterati, non ci sono più. Invece il quarzo che c'è all'intorno si è conservato perché non è attaccabile come appunto i solfuri. E quindi l'oro che era dentro questi solfuri dove è andato? Nel fiume. E voi potreste ritrovarlo. Altresì, quando l'oro è molto piccolo, conviene che usiate una lente ingrandimento per non sforzare la vista. Ma bando alle ciance, e adesso andiamo a parlare, dal punto di vista teorico, di quello che finora vi ho cercato di delineare in pratica. Ora parliamo dell'oro in montagna. L'oro in montagna perché è importante? Perché potreste trovare delle pepite, anche di grandi dimensioni, di diversi grammi, decine di grammi. Tendenzialmente quello che troverete con molta fatica sono dei granuli d'oro che variano in peso, da 0,1, valore soglia, circa a 1 grammo o più. I ritrovamenti da 1 grammo in su diciamo che sono molto rari. I ritrovamenti da 0,1 a 1 grammo sono moderatamente rari, ma dipende sempre che tecniche utilizzate e soprattutto la pratica. Vi serve tanta pratica. La teoria serve, sia chiaro, i libri sono santi, sono sacri, però vi serve tanta pratica, perché questa è una disciplina fondamentalmente che imparerete sul campo. Però in queste video lezioni voglio andarvi a far notare tutta una serie di aspetti che io ritengo importanti e che voglio, da un certo punto di vista, farvi notare. I depositi auriferi primari. Finora io vi ho parlato di vene aurifere, ma tutte questi insiemi di vene aurifere poste molto ravvicinate tra di loro, magari su un affioramento, è giusto chiamarli deposito aurifero, perché ha dell'oro all'interno, primario, perché primario? Perché è da lì che noi per prima troviamo l'oro. Successivamente, dallo smantellamento di queste vene e del deposito primario, troveremo l'oro all'interno dei sedimenti. Dentro nei sedimenti, dove l'oro sarà concentrato, vedremo che sono dei casi di concentrazione particolari, si chiamerà deposito aurifero secondario, perché è il secondo posto in cui troveremo l'oro. Ma noi in questa video lezione vogliamo andare a parlare di depositi auriferi primari, cioè da dove l'oro si origina. Vedete, in questo caso abbiamo delle pagliuzze di polverino d'oro, del torrente Orco. Ok, questo oro deriva da un deposito aurifero secondario. In quest'altro caso invece abbiamo al microscopio una piccolissima pepitina che circa pesava 0,03 grammi, immaginate, però si vede ancora che dalla morfologia che è tondeggiante, che ha viaggiato poco, mentre queste pagliuzze vedete sono molto appiattite. Questo oro deriva da un deposito aurifero secondario, questo ha già viaggiato un pelino, quindi non è più, diciamo, un deposito aurifero primario, è più un oro eluviale, come andremo a vedere. Ecco, questo schema che sembra un costrutto, qualcosa di molto difficile, in realtà è molto semplice, ve lo spiego subito. Finora abbiamo parlato di vene aurifere, ma come fa l'oro ad arrivare a depositarsi in quelle vene aurifere? Perché ce n'è tanto in quelle vene aurifere, nei rocce circostanti, io le frantumo non trovo niente? Ecco, per via di questo schema, ok? Noi, per andare a formare un deposito aurifero, ci servirà assolutamente intanto l'oro da andare a concentrare, ma poi il mezzo per portare quell'oro, magari da un volume di roccia enorme come una montagna, tutto a depositarsi in quei pochi metri di affioramento e soprattutto non in tutto l'affioramento uniformemente, ma concentrato proprio nelle vene aurifere. Per far ciò a noi servono dei fluidi, chiamati fluidi mineralizzanti. Questi fluidi mineralizzanti però, per portare l'oro che verrà preso
tramite un processo che si chiama lisciviazione, cioè semplicemente viene preso dalla roccia che lo contiene in minima parte, viene trasportato dei fluidi al deposito. Il fluido si origina nel serbatoio dei fluidi, cioè in alcune situazioni particolari questi fluidi, principalmente acquosi, si originano. Per esempio, le acque che voi vedete durante le piogge vanno a infiltrarsi nel terreno e scendono in profondità, si riscaldano e risalgono verso la superficie. Oppure, quando un plutone magmatico si cristallizza, una percentuale minimissima di acqua, sembra pazzesco, però è presente, e su un intero corpo magmatico si parla di tanta acqua. Quest'acqua viene assorbita e viaggia, viene traslata, circola nelle circostanze, nelle località circostanti del corpo magmatico. Oppure tramite reazioni metamorfiche. Un minerale in profondità diventa un altro minerale, perde magari un po' dell'acqua. Quell'acqua diventa parte dei fluidi. I fluidi dalla profondità risalgono e trasportano l'oro, che lo prendono qua e là lungo le fratture. Non è un caso che queste vene siano ubicate principalmente nelle faglie, cioè in zone strutturali molto brecciate, molto fratturate, dove l'acqua può circolare e può risalire. Ma quest'acqua non è solo acqua, cioè non è solo H2O, ma contiene anche altro al suo interno. Contiene del ferro, contiene dello zolfo, può contenere il boro. Sulla base degli elementi chimici che contiene darà origine ad alcuni minerali rispetto ad altri. Un po' all'interno di questi fluidi può anche esserci dell'oro, ma a noi quello che interessa è che i fluidi circolano all'interno di un circuito enorme di fluidi. Vanno in un circuito enorme, diciamo sì, di fluidi, ma proprio all'interno di un volume di roccioso, dovete immaginare, gigantesco. Li sciviano l'oro presente magari qua e là, pochissimo, in parti per milione, però ragionate, c'è un circuito grande come una montagna. Quanto oro può essere lisciviato? Grammi, decine di grammi, chili? Ecco, magari ci sono parti per milione nelle rocce singole, andassimo a analizzarle. Voglio farvi vedere un esempio. Questa roccia è una pietra verde, come si dice in gergo, ed è ricca, vedete, di tutti questi ossidi, di questi idrossidi, dei vecchi solfuri. Ma all'interno di questa roccia ci sono delle parti per milioni di oro, non le vedremo mai a occhio nudo, sia chiaro, ma frantumandola e analizzando il laboratorio troveremo che c'è dell'oro all'interno. Ecco, questa roccia fratturata e percolata dai fluidi idrotermali caldi, tendenzialmente un pochino acidi, tende a rilasciare l'oro. L'oro si concentra nei fluidi, va verso una località in cui vedremo ci sarà una condizione particolare e lo deposita. Ecco, quali sono le condizioni con cui si forma una vena idrotermale? Ci vuole una concomitanza tendenzialmente. Intanto le vene idrotermali si formano in alcune località rispetto ad altre perché servono questi fattori per mettere in posto quelle vene e quindi quel deposito. Più questi fattori sono invasivi, pervasivi, duraturi nel tempo, più la vena è aurifera. Logicamente è importante anche che l'oro sia presente nei fluidi che arrivano a quella vena. Tenete conto che quando dai fluidi si generano i cristalli minerali, la vena non è più porosa, c'è quell'aspetto lì, quella località lì non è più porosa, cioè i fluidi tenderanno a non più circolare perché non c'è più spazio, perché lo spazio che prima c'era, dove passavano i fluidi, ricordate, sono incomprimibili, quindi anche in profondità circolano, sarà occupato dai cristalli solidi, quindi non può più circolare il fluido. Ecco che è importante che a volte dei terremoti, degli eventi catastrofici facciano di nuovo muovere queste località, ripristinano porosità e di conseguenza ci sarà di nuovo della circolazione di fluido. Ecco, ci può essere una variazione repentina della temperatura, immaginate, della profondità, caldissimo, viene verso la superficie del fluido mineralizzante, a un certo punto il fluido si raffredda, quindi c'è una variazione repentina in quel posto di temperatura o di pressione, cioè c'è una depressurizzazione. Un'altra cosa di fondamentale è l'interazione che il fluido ha con la roccia. Se incontra una roccia particolare, come può essere la grafite di prima, ecco che magari il ferro e lo zolfo all'interno del fluido tendono a precipitare, fanno pirite, ma l'oro è legato allo zolfo in questi fluidi, è un tio complesso tendenzialmente. Allora se non c'è più lo zolfo, perché si è legato col ferro che è all'interno della roccia, la grafite, il cui fluido viene a contatto, ecco che l'oro deve precipitare e fa i cristalli, ma precipita magari nella pirite. E inoltre ci può essere anche una variazione dello stato fisico. Cosa significa? Significa che questo fluido è liquido, circola. Immaginate una bottiglia d'acqua, l'acqua all'interno è stato liquido.
a un certo punto cambia, diventa vapore. Ecco, alcuni componenti chimici che erano in equilibrio nel liquido non lo sono più nel vapore. Poniamo un caso: se avessimo un volume costante e magari questo volume diventasse vapore, dal volume iniziale tutto il fluido mineralizzante, poniamo, rimane nella parte liquida, quindi vuol dire che c'è una concentrazione molto maggiore. Ma a questo punto magari quella concentrazione supera alcuni valori e da lì precipitano i minerali auriferi. E inoltre è molto importante che ad esempio, ci può essere anche un mixing, cioè un mix, come immaginate a fare la torta, mixate gli ingredienti, ci può essere un mixing anche di diversi fluidi. Alcuni fluidi meteorici arrivano dalla superficie, alcuni fluidi magmatici magari arrivano dal Plutone, si incontrano, c'è una variazione repentina. Di cosa? Della chimica del sistema, ad esempio, e si può formare quindi un deposito. Vedete, per mettere insieme tutto questo in una località specifica non è facile, ed è per questo che alcuni depositi sono più ricchi di altri e alcuni depositi troverete più oro di altri di conseguenza. Questo è un caso che volevo farvi vedere come esempio. Vedete, c'è un fluido che passa all'interno di una frattura. L'oro è legato al complesso zolfo. È come un taxi che porta una persona. In questo caso la persona è l'oro e il taxi è il fluido o il complesso. Passa all'interno di un volume roccioso, cioè all'interno di una fessura. Però a un certo punto si dà il caso che incontrano la lente grafitica ricca in ferro. Lo zolfo si aggrega a quel ferro, fa la pirite, ma a quel punto il tassista è come fosse fermo. E quindi si ferma anche l'oro, che è colui quale il cliente. E di conseguenza io in questa località troverò più oro. Ma oro sarà anche nella vena, logicamente, ma lo troverò anche all'interno della roccia. Quindi c'è un'impregnazione della roccia e c'è un arricchimento localizzato di oro. Logicamente i fluidi, dal momento in cui supereranno quella situazione, saranno impoveriti di oro e di conseguenza sarà ancora più difficile per loro fare un altro deposito. Qua ci sono proprio due esempi che io trovo abbastanza eclatanti. Di cosa parliamo quando parliamo di vene aurifere? Parliamo di vene tendenzialmente quarzose, magari c'è all'interno anche un po' di carbonato, un po' di carbonato ferroso, un po' di ferro, che dà sempre questo caratteristico alone rossiccio, e poi soprattutto troviamo solfuri, quali? Pirite, arsenopirite, troviamo tutta una serie di minerali che principalmente all'interno c'è zolfo. Ci può essere del rame, ci può essere dello zinco, ci può essere del piombo, ci possono essere veramente una moltitudine di elementi chimici all'interno delle vene idrotermali. Ma non sempre c'è l'oro, ma talvolta dove vedete dei minerali ricchi in ferro, più facilmente c'è oro. È importante considerare che quando le vene vengono a giorno, cioè affiorano, i solfuri si alterano molto in fretta. E quello che possiamo notare talvolta sono proprio delle cavità che vengono a prodursi, però comunque ci sono ancora dei minerali che affiorano, però magari c'è una patina di alterazione al di sopra. Dovete sapere che in generale in tutti questi casi il colore medio che osserverete sarà dal rosso al marrone, perché i prodotti di alterazione hanno questo colore. Una cosa invece particolare che io vorrei farvi notare è che le rocce che vengono a contatto con questi fluidi idrotermali, che sono caldi, reattivi, leggermente acidi, con degli elementi chimici particolari, possono cambiare anche la loro chimica, perché interagiscono. Magari non si deposita oro in quel momento lì, però interagiscono. E ad esempio questo è il caso delle Lis Veniti in Val d'Ayas. Queste rocce verdi che vedrete molto arricchite in un'area che si chiama fucsite, dove sono passati i fluidi idrotermali e c'è stata una importante interazione. Ecco che arriviamo al collegamento e quindi alla chiusura di questa video lezione tra i depositi primari e i depositi eluviali. Dobbiamo avere in mente che se lì è aurifero da qualche parte l'oro arriva, per forza. E su questo poniamo che sia un contesto di montagna. Quindi abbiamo i versanti e abbiamo il fiume che fa un lavoro di collettore, cioè colleziona tutte le rocce che arrivano dai versanti attraverso dei rilaterali. Noi, da un lato più pratico possibile, senza per niente teoria, risaliamo il fiume e cerchiamo l'oro col piatto. Tecnica più convenzionale di così non c'è.
Ci annotiamo però dove trovo che cosa e quanto. Quindi vado qui, trovo un po' di oro, molto fine, poco, salgo, vengo qui, un po' più grosso, un po' più abbondante, faccio la curva, non c'è niente perché qua c'è erosione, quindi giustamente anche l'aspetto morfologico è importante. Arrivo a un certo punto che si ingrandisce l'oro, trovo una pepitina, quindi vuol dire che sta cambiando qualcosa. Salvo, wow, c'è una concentrazione, cioè c'è un deposito secondario, perché io trovo l'oro nei sedimenti, ma c'è proprio tanto. E dico, caspita, va solo a migliorare. E no, a un certo punto si interrompe. Questo tratto non c'è più oro. Come mai? Vuol dire che sono nei paraggi facilmente di una zona in cui c'è un deposito aurifero primario. Cioè magari c'è una vena o una serie di vene che hanno rilasciato nel passato o continuano adesso a rilasciare, e quindi considerate che è importante l'esplorazione in questi contesti sul versante. Quale? Destro o sinistro? Non lo so al momento. Devo esplorare questa area, questa regione. Ok? Quando troverete delle vene come quelle che vi ho fatto vedere prima, sarete di fronte forse alle vene aurifere. Ma dov'è il deposito eluviale? Perché finora vi ho parlato di deposito primario, dove sono le vene, secondario, dove c'è l'oro nei sedimenti, e l'eluviale? L'eluviale è tra i due, cioè dove vi sono le vene aurifere e tra, ovviamente prima di arrivare al deposito secondario, c'è tutta questa area che io non a caso ho fatto come fosse un triangolo, perché io tengo conto che le vene siano nell'apice e da qui c'è una dispersione dei minerali dell'oro nell'ambiente circostante sotto forma di un cono. Questo cono io lo chiamo deposito eluviale, è un senso lato ovviamente. Quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima video lezione che andremo a trattare nel dettaglio l'oro nei sedimenti, i pilastri auriferi, e parleremo ancora un po' dei depositi alluviali. Tralasceremo logicamente le vene aurifere perché abbiamo appena discusso. Sono l'autore, ci ho messo tanta passione e voglio passarvela, voglio tramandarvela, e questi video sono proprio, diciamo, il riassunto di tutti questi anni dei miei studi che io porto a voi. Ho questo intento, questo obiettivo di insegnarvi quello che io so, così che anche voi possiate fare. Io non voglio vendervi la canna da pesca per andare a pescare, io voglio insegnarvi come pescare, e così che voi diventate autonomi. La mia più grande soddisfazione è quella di vedere tramite mail, che possono contattarmi, le troverete qua sotto, i vostri ritrovamenti. Alcuni più belli potrei inserirli anche nei prossimi libri, dandovi anche un'ulteriore soddisfazione. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Qui Matteo Berto e chiudo.